Ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video. Oggi un unboxing speciale perché è arrivato un pacchettino. Ragazzi, pesa 8,5 kg. Olè! Ve l'aspettavate, vero? Ragazzi, andiamo ad unboxare questo nuovo Alpha Evo Pro, una base da 18 Nm, e vediamo cosa c'è dentro. Cerchiamo di tirare anche le prime impressioni montandolo subito, ma direi di iniziare aprendo la confezione. Anzi, voglio ringraziare immediatamente i ragazzi di Direct Drive Italia che me l'hanno inviato per potervene parlare. Come al solito all'interno adesivi a profusione. Alimentatore, molto più grande rispetto all'alimentatore dell'Alpha 15 Nm che ho io, ovviamente deve spingere 18 Nm, cavettini, viti per il montaggio, ma quello che più ci interessa in assoluto è questo. Devo dire che la base, come sempre, è solidissima e pesa veramente tanto, quasi si parla di più di 8 kg. Rispetto alla SIMAGIC Alpha sto notando subito che la base ha la parte frontale, vedete, questa qui in plastica, e anche la parte sul retro, appunto perché sono state aggiunte delle ventole di areazione e qualche compromesso da qualche parte si doveva fare pure per quanto riguarda il prezzo. Stiamo parlando di una base a 18 Nm che costa solo 849 euro, ma non è la cosa più interessante di questa base, perché la cosa più interessante è l'encoder da 21 bit. Ciò significa che adesso, ruotando questo mozzo a 360 gradi, si arriva a oltre 2 milioni di punti di contatto. Altra features interessantissima è la possibilità di attaccare magneticamente una dashboard che ancora deve uscire. Quest'ultima non solo farebbe da dashboard sulla base, ma è addirittura trasferibile sui volanti SIMAGIC. E queste sono delle features, ragazzi, che sta portando questo marchio, che sono veramente interessanti. Ragazzi, parliamo di connettività, perché questo SIMAGIC insieme ai suoi due fratelli più piccoli hanno tutti quanti la stessa dotazione. Infatti hanno 11 porte dietro, 8 CAN, 3 USB. In pratica ci faranno risparmiare un sacco di soldi di hub USB, perché lo sapete, chi fa sim racing, pedaliera, cambio, volante, eccetera eccetera, andranno tutti collegati sulla base. Anche i connettori nella parte frontale sono cambiati rispetto alla vecchia generazione, appunto perché adesso abbiamo la possibilità, tramite un nuovo QR che dovrebbe uscire a breve, addirittura dovrebbe essere già in commercio, di poter collegare direttamente i volanti che hanno l'USB non sul retro della base, ma addirittura con lo short cable, ovvero col cavo corto direttamente sulla porta USB del QR. Ma parliamo un po' di tecnologia, perché oltre all'encoder da 21 bit è stata introdotta questa tecnologia che si chiama Zero Gogging, ovvero non ci dovrebbe essere attrito ruotando la base da spenta, o comunque deve essere veramente minimo. Chiaramente pieno di magneti, liscio non può andare, però funziona. Cioè, effettivamente non sembra ci siano magneti, ma molto fluidissimo, il che dovrebbe aumentare la precisione in gioco, poi lo vediamo. E poi, come ultima features, abbiamo questo anello qui incastonato all'interno del mozzo, che non è nient'altro che un LED che si colora in base a come desideriamo, quindi possiamo impostarlo diciamo come bandiera, quindi che si colora con la bandiera gialla, bandiera blu, eccetera eccetera, col cambio di giri. Insomma, è una features che arricchisce effettivamente poi l'esperienza con questa base. Ma direi di passare all'atto pratico, quindi lo andiamo a montare in postazione e ci facciamo qualche giro per farci un'idea. Ovviamente, non essendoci fuori frontale, ovviamente i ragazzi di Direct Drive Italia mi hanno mandato anche questa staffa, che è il primo supporto che è stato creato appunto per poter montare e sostituire, senza cambiare nient'altro sulla postazione, questa base, quindi la Evo Pro, ma anche tutte le altre. Vedete come si montano lateralmente, e poi questo andrà messo direttamente sulla placchetta. Guardate che simpatico com'è
imbragato bene adesso con la staffa laterale, vedete? Allora, già che ce l'ho qua a portata di mano, prima che lo monto vi farò vedere cose molto interessanti. A parte dico la dimensione, ovviamente questo qua è diciamo l'Evo Pro, è un po' più grande rispetto ai fratelli minori e quindi è un po' più grande anche del vecchio Alfa, ok? Guardate cosa interessante. Se andiamo a spingere dentro al mozzo, questa parte qua è solida. Nella nuova versione hanno introdotto una molla, vedete, che aumenta la sicurezza del contatto. Ok, quindi anche se c'è un volante magari che ha gli spinotti un pochino più lunghi del solito, mi viene da pensare, si va a appoggiare e questa pressione assicura sempre una maggior sicurezza sul contatto. In più, non so se l'avete notato, ma qui avevamo solamente i contatti da un lato e qui ce l'abbiamo da tutti e due i lati. Sono dei contatti nuovi che sicuramente serviranno per migliorare qualcosa per la connettività. E un'altra cosa che ho notato, appunto, che all'interno del GT Neo questi contatti erano già presenti. Ok? Quindi non li sfruttavamo con la vecchia base, ora bisognerà scoprire di che si tratta. Ecco ragazzi, viene montata in pratica in questo modo, ok? Quindi si perde in questo momento la dashboard in attesa della nuova staffa, non vi preoccupate. Dai, mi metto in postazione e la proviamo. Eccoci ragazzi, allora il LED non si perde effettivamente con la staffa, è fighissimo questa cosa qua, però come abbiamo visto si perde la possibilità di attaccare la prossima dashboard che uscirà di SimMagic, quella che si trasferisce dalla base al volante in un colpo solo. Allora, direi di scendere in pista, poi nelle recensioni più avanti andremo a vedere il software che è cambiato. Questa è la versione 2.1, tutta la possibilità di regolare si chiama ring light, quindi la luce, questo anello che contraddistinguerà le basi di SimMagic, le nuove Evo. Ragazzi, zero cogging, fluidissimo, è vero, cioè non si sentono assolutamente i magneti quando si ruota, e questa cosa si dovrebbe tradurre in una fluidità, in una precisione mai vista prima. Lo scopriremo. Ok, proviamo. Allora, si sente veramente tantissimo la forza G. Beh, sulle mani Ultimate Swear Factor è una caratteristica del gioco, ma si sente veramente da paura su questa base. Considerate che l'ho impostata al 100% sulla base e al 55% solamente su LMU, e vi dico che si fa veramente fatica da quanta coppia ha sta base a reggere. Clipping non esiste, ve lo dico, è una roba che non esiste. E se vi state chiedendo ma ha senso avere tutta questa coppia su una base, allora sì, ha senso, cioè più coppia hai e più gamma dinamica del simulatore riesci ad acquisire, riesci a gestire. Se hai una base da 8 Nm, la tua gamma dinamica sarà ridotta rispetto a una base da 30 Nm, quindi non è solo questione di coppia intesa come potenza, ma è anche una questione di gamma dinamica. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba, non avete idea. È come, per intenderci, facendo un esempio stupido, avete presente, c'è chi dice che non ha senso avere un monitor da 144 Hz ma basta 60. Ecco, più o meno il discorso è quello, ecco. Quindi chi vi dice che una base con tanti Newton metro non ha senso, in realtà ti fa percepire tutto in un altro modo, ecco. Pure la seghettatura di questo cordolo che sto appena attraversando si riesce a percepire sotto le mani in maniera millimetrica. Magari una base con 5-8 Nm, ecco, non ti riesce a riprodurre la seghettatura del cordolo in quel modo, perché non ha i Newton metro di coppia necessari per riuscire a muoversi velocemente e con precisione. Ok? Ho detto ciò, ragazzi, io non so che altro dirvi. Cioè, adesso la proveremo, faremo tante gare online,
cercheremo di uscire il massimo da questa base. Poi ovviamente arriverà la recensione, arriverà anche il confronto con la mia vecchia base, ma detto ciò, veramente una figata. E mi ha colpito SimMagic nell'ultimo periodo con l'innovazione che sta portando sia sulle basi che sui volanti, che speriamo adesso arrivi veramente questo Active Pedal, non vedo l'ora. Mi sta veramente sorprendendo. Certo, un po' diciamo come al solito le sfumature alcune volte le tralascia, tipo il solito pulsantino ad abajur per accendere la base, ma adesso si è evoluta perché abbiamo un piccolo pulsantino qua dietro che ci permette di spegnere e di accendere la base in maniera rapidissima. Brava. Detto ciò ragazzi, questo era il video dell'unboxing delle prime impressioni su questa nuova base SimMagic Alpha Evo Pro. Come al solito, se il video vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e noi come sempre ci vediamo in pista, ma questa volta con 18 Nm.